Oggi lasciamo definitivamente la zona di Ouarzazate e andiamo a fare uno dei passi più famosi di tutto il Marocco. Eccoci arrivati ragazzi, guardate che posticino abbiamo trovato. Qui come vedete siamo sul punto più alto, 2260 metri, ed è un luogo dove tutti vengono a fare la foto di rito e noi li giriamo a caso, come si fa sovente in questi posti. Attraversiamo nuovamente il deserto più totale, non c'è nulla, a perdita d'occhio, bellissimo. Siamo a 2000 metri ragazzi, e che panorami! Quindi altra tappa, andiamo a vedere il panorama da quest'altro lato. Proprio il caso di dire... Giù come le zucche! Oh, il risotto allo zafferano, buono! Benvenuti a Taurudant, se l'ho detto bene. La merenda dei campioni. Sì, perché camminare in questi luoghi mette appetito. È la prima volta che ci mandano via da un parcheggio dove paghiamo, cioè allucinante, ma è successo prima, mai successo. Buongiorno, ciao a tutti! Ma buongiorno! Benvenuti o bentornati sul nostro canale Tickets for Life. Siamo Federico e Marta e stiamo viaggiando per il Marocco ormai da diversi mesi. Se non avete mai visto i nostri video e ancora non ci conoscete, vi invitiamo a guardare tutti i video del passato perché abbiamo fatto tantissime avventure. Abbiamo già solcato 3 continenti, oltre 30 paesi in oltre 5 anni di viaggio con il nostro Charlie, il furgone che abbiamo comprato in Germania e camperizzato e anche omologato come camper. Oggi lasciamo definitivamente la zona di Ouarzazate e andiamo a fare uno dei passi più famosi di tutto il Marocco, ovvero il passo del Tizintika sulle montagne dell'Atlas. Quindi ci sarà da fare un bel tratto di strada in salita. Ci aspettano diversi tornanti, li andiamo a scoprire insieme. Poi in realtà da questa zona ci ripasseremo perché non andremo a Marrakech dove siamo già stati diverso tempo fa, ma torneremo indietro perché poi il nostro percorso prevede di visitare altre zone da questo versante di questa catena montuosa. Stiamo percorrendo una strada veramente in mezzo al deserto. Stanotte tra l'altro abbiamo dormito qui in mezzo alla pace più assoluta, cieli stellati da paura e veramente ti sembra di essere in un altro mondo. Qui sembra di essere su Marte. Sì. È pazzesca sta cosa. Non perché ci sia stata, ma a me ricorda tantissimo le zone del West, delle ambientazioni dei film western, quelle viste e riviste nei film. Capiamo perché qui ci sono i set dei più grandi film western. È incredibile, se ti bendano e ti lanciano qui senza sapere dove ti trovi, sicuramente diresti Colorado, Utah, quelle zone lì. Invece siamo in Marocco. E invece siamo in Marocco, ma niente da togliere al Marocco, anzi è un valore aggiunto. Il Marocco è sottovalutato. Tanti vanno a vedere appunto i parchi degli Stati Uniti, ma queste zone così affascinanti del Marocco, insomma, non sono mai contemplate spesso nei tour, quelli turistici, invece sono meravigliose. Arriviamo al villaggio di Amerzgane.
fino alla salita siamo a 1500 metri di quota. Siamo a 2000 metri ragazzi, e che panorami! Questa che stiamo percorrendo è la strada che collega Marrakech con la zona di Ouarzazate, quindi la zona pre-sahariana, e poi chi scende ancora più a sud arriva al deserto del Sahara. E stiamo notando che in effetti è una zona, o meglio una strada super transitata. Ci passano autobus di tutte le dimensioni, più grandi, più piccoli, motociclisti, camper in quantità, quindi è una strada che hanno rifatto nuova perché ha il fondo buonissimo, una delle migliori infatti che abbiamo fatto, e appunto attraversa la catena dell'Atlante. Però stiamo notando che nonostante questo traffico turistico, i borghi intorno, i villaggi, le persone vivono come se non ci fosse tutto questo spostamento turistico. Nei villaggetti appunto si mantiene ancora una certa autenticità. Abbiamo visto le persone portare a spasso le loro greggi, le pecore, le capre, persone che camminano anche pericolosamente a piedi su questa strada come se fosse una passeggiata nel bosco, insomma, ecco, molto molto tranquillamente. E quindi percorrendola appunto volevo dire che si può notare ancora tanti spaccati di vita autentica di questo bellissimo paese. Bello. Troviamo una deviazione ragazzi, probabilmente capiamo anche perché nei giorni scorsi qua su è venuta una fortissima perturbazione, infatti ci sono i massi per strada e hanno creato la deviazione sulla vecchia strada. Questa era la vecchia strada chiusa, gli è servita per bypassare quel tratto lì. Ha piovuto tanto e soprattutto un forte vento, quindi deduciamo che qua su sia stato tutto amplificato all'ennesima potenza, perché noi dove eravamo giù insomma a livello del lago ha fatto poco e niente, ma abbiamo visto un post, ci è passato sui social, che qui ha creato un po' di problemi. Guardate, c'è più la strada. Ecco, esatto, e questo è il punto dove ha creato problemi, mannaggia. Considerate che siamo a 2200 metri e tra 900 metri c'è un mirador che dovrebbe essere quello, uno dei più belli. Vediamo un sacco di gente, vediamo i camper. Meno male che hanno mantenuto la vecchia strada, dico io, perché sennò qui era un problema, l'avrebbero dovuta interrompere. Guardate, qui è l'altra chiusura, tutto quel tratto quindi è completamente chiuso. Mamma mia. Qui è un esempio di masso che è caduto, per fortuna non ha invaso la carreggiata. C'hanno dei colori pazzeschi, che vette poi lassù. L'Atlante arriva a delle vette incredibili come quote. Qui considerate siamo già a 2200 metri. Ed ecco, questo è il Colle del Tica, ovvero il valico. Ovvero un zuc. Lì. Un zuc a cielo aperto. Un zuc a cielo aperto. Andiamo a fare 2 foto e poi proseguiamo. Qui come vedete siamo sul punto più alto, 2260 metri, ed è un luogo dove tutti vengono a fare la foto di rito. Ora aspettiamo che passino perché ci sono tutti i pullman che scaricano continuamente le persone. Poi appena c'è un momento libero, vedete, c'è tutta la gente, facciamo una foto. Nel frattempo prima facciamo 2 passi, vai, così ottimizziamo i tempi. Ci sono tutti i negozietti che vendono souvenir, c'è anche una bella ariettina, non dico fredda ma insomma non è caldissima. Eccolo tutto per noi, foto fatta.
La trovate sui nostri canali Instagram e Facebook. Vedete, tutti i motociclisti, questi sono spagnoli. Ne abbiamo viste di ogni colore. Questo territorio è veramente una sorpresa. Hanno un sottosuolo pieno di colori. Mamma mia, che incredibile paese. Si capisce che c'è un altro punto panoramico, vero? Quindi altra tappa, andiamo a vedere il panorama da quest'altro lato. Da qui si vedono tutti i tornanti che dovremo affrontare laggiù in fondo. Lì c'è un'altra terrazza panoramica dove si vedono ancora meglio, perché i tornanti fanno il giro da questa parte e vanno di là. Però ragazzi, che panorama! Guardate che strada! Ora andiamo a vedere meglio da quest'altro punto. Come vedete non mancano i venditori e guardate quanti tornanti che abbiamo qui sotto. Che strada! Cianlino è lì che si riposa e tra poco andremo giù Come zucche! come zucche. Poi dopo ritorniamo su perché faremo altri 7-8 km verso il prossimo Mirador e poi basta, e ce la rifacciamo al contrario. Perché non vogliamo arrivare, spieghiamo, se no sembriamo pazzi che andiamo su e giù per questo passo di montagna. Non vogliamo arrivare a Marrakech perché da lì la strada porta alla città, l'abbiamo già vista, e quindi vogliamo tornare un po' indietro, ma non di molto, e prendere una deviazione per fare una nuova strada che si prospetta altrettanto bella. E dove ci sono tanti luoghi nuovi da visitare. È proprio il caso di dire Giù come le zucche! Ed eccoci scesi a valle, si fa per dire. Siamo scesi, pensate, a 1500 metri dai 2260 a cui eravamo arrivati prima. Siamo di fronte a uno dei tanti paesini Amazigh che si incontrano in questi luoghi. Questo è il punto panoramico. Qui vedete Charlie parcheggiato. Ora ci facciamo un pranzo veloce e poi torniamo indietro e ripercorriamo questi bellissimi tornanti. Ragazzi, abbiamo rifatto tutto il percorso al contrario e ora nuovi panorami si aprono davanti a noi. Prossima città, meglio cittadina, Tasnakht. Ed eccoci all'ingresso di Tasnakht, con la sua rotonda molto particolare. Quello era un tappeto. Infatti sembrava appunto un tappeto. Era un tappeto perché Tasnakht è una comunità berbera, anzi mi correggo, Amazigh, e è molto famoso questo luogo per la produzione di tappeti molto particolari,
diversi da altri tappeti di altre etnie Amazigh. Vediamo se passando ci sono esposti. Attraverseremo perché vogliamo poi raggiungere un'altra città più avanti, ma probabilmente non oggi, stasera, perché siamo un po' stanchi, Fede è cotto, quindi troviamo un posticino e andremo più avanti domani. Tantissimi e bellissimi questi tappeti dai colori più accesi, molto molto belli. Hanno solo un difetto per noi, il difetto per noi, ovviamente non vogliamo, che hanno un certo prezzo, ma dico ma è giustificato, perché veramente ci vogliono 4-5 mesi per fare un tappeto con tantissimi nodi. Le donne passano giornate e giornate ai telai e quindi insomma è giusto che le facciano pagare. Abbiamo trovato su Park4Night un posto appena fuori qui del villaggio Tasnacht, sono 3-4 km. Domattina potremmo farci un giro qui nella cittadina e dare un'occhiata a questi magnifici tappeti. Mi gusta. Eccoci arrivati ragazzi, guardate che posticino abbiamo trovato, il posto ideale per riposarsi. È incredibile, ci sono questi alberi, 4 alberi sparsi in qua e là e tutto intorno il nulla più assoluto. Amici, buongiorno! Buongiorno! Appena lasciata la cittadina di Tasnacht, quella famosa per i tappeti, e proseguiamo verso la prossima tappa, che non disterà molto, quindi in mattinata contiamo di arrivare. Attraversiamo nuovamente il deserto più totale, non c'è nulla, a perdita d'occhio, bellissimo. Oltre alle bellezze paesaggistiche di questa strada, siamo passati di qui anche perché qui in questi campi si coltiva l'oro rosso. Per chi non sapesse cos'è l'oro rosso, è lo zafferano. Questa è una zona ricchissima appunto di coltivazioni di zafferano. Sono nate tantissime cooperative che lo vendono. È una zona anche rinomata, ripeto, per la bellezza paesaggistica, per i trekking, per le escursioni, ma la maggior parte del turismo viene proprio qui dove andremo noi ora, che è Taliouine, è appunto la capitale dello zafferano di tutto il Marocco. Si sta scendendo tantissimo come quota, perché eravamo su un altopiano a circa 1500 metri. Ed ora ragazzi siamo arrivati e stiamo entrando nella città di Taliouine. Mi sembra di sentire anche un bel profumino di zafferano dal finestrino, non so se è suggestione. Ma lo zafferano si mangia? Perché io ho fame ragazzi. Madonna Fede, via! Mi inizia a brontolare lo stomaco. Ma ora con lo zafferano si mangia, ma che domande so? Sai, un bel risotto allo zafferano, ci starebbe bene. Infatti. Oh, il risotto allo zafferano, buono. Sempre lì si cade ragazzi, sempre lì. Ovviamente tutti gli alberghi e ristoranti si chiamano le safran, cioè lo zafferano. Tutti, Tutti, che fantasia. E anche in questa zona sono sorte tutte cooperative al femminile. Stiamo leggendo i cartelli, c'è scritto cooperativa femminile per lo zafferano.
Come vedete ragazzi, abbiamo trovato un'area dove fermarci per fare un veloce pranzetto e abbiamo ritrovato le piante di argano, ovvero le argania, con i suoi particolari frutti e tutte queste spine che difendono la pianta. Benvenuti a Taurudant, se l'ho detto bene. Sì! Abbiamo fatto dopo il pranzo un rapido spostamento di circa un'oretta e guardate in che caos siamo arrivati. Mamma Il mia. caos della città. Non solo il caos, anche il caldo, perché le temperature, visto che siamo a quote molto più basse, sono aumentate. Oggi saranno 27-28 gradi. Esatto, percepiti anche una trentina. Siamo passati da 1500 metri a circa 200 metri e entriamo subito dentro il centro storico e nella medina di questa città. Abbiamo lasciato Charlie praticamente qui a 50 metri, Un parcheggio a pagamento custodito. dove passeremo anche la notte. C'è anche questa scala, ovviamente senza parapetto, senza maniglione. Andiamo su a vedere il panorama dalle mura. A questo punto lo so che vi staranno mancando, vi portiamo all'interno del souk, Anzi, del grande sud. del grande souk. Anche qui non mancano le spezie, i vestiti, gli odori, Datteri. i datteri. Anche questo souk pieno di bivi, di vicoletti, pieni di negozi e noi li giriamo a caso, come si fa sovente in questi posti. Qui abbiamo un altro ingresso, perché questo souk è veramente gigantesco, E anche in questo souk il colore la fa da padrone. Anche qui ne vediamo di tutti i colori, Che spettacolo qui dentro. Guardate che roba. La merenda dei campioni. Sì, perché camminare in questi luoghi mette appetito. Guardate che mura imponenti che ha questa città. Infatti è la caratteristica principale di Tarodant. Queste mura merlate, grandissime, che circondano tutta la Medina. E c'è da camminare tanto per vederle tutte, sì. At this time
E ora, dopo questa bella passeggiata, andiamo nel parco cittadino perché abbiamo bisogno di un po' di pace e di relax. E di fresco. E di fresco, perché non siamo più abituati a tutto questo caos. E caldo, aggiungo io, perché venendo, veramente a me ha ritrovato tantissimo. Venendo su dalle quote 1700-1800 come eravamo ieri, Si sente la differenza? si sente, cioè ti fiacca proprio le gambe piegate, questo caldo. Qui siamo a 300 metri. Non lo so, 200-300 metri, e poi sentiamo tutto lo smog che scende giù in gola. That I'm fighting now that I see what is hiding underneath my skin, and I'm always sorry to bring you my fall. Chuck si gira la seconda perché la prima non è andata bene. Eravamo in giro, abbiamo fatto un bel tour della città di Taroudant. 8 km, eh? Ah, ecco, non lo sapevo, oddio. Te l'ho detto ora. Me l'ha detto in diretta. Siamo tornati al parcheggio, quello recintato, custodito, dove il signore ci aveva già rilasciato il bigliettino, eravamo già d'accordo con il prezzo, avremmo pagato domani mattina la partenza, però mentre stavamo entrando praticamente c'era un altro ragazzo, un po' più giovane, che parlava un po' di francese, un po' si faceva capire, e ci ha chiesto: ma voi dove andate? E noi ci abbiamo detto: abbiamo il camper parcheggiato lì dentro, andiamo a cena e rimaniamo lì e ci vediamo domattina. E lui ha detto: no, non si può dormire all'interno di questo parcheggio, questo è un parcheggio soltanto per la sosta dei veicoli. E noi gli abbiamo spiegato, abbiamo parlato con quel signore lì, che tra l'altro poi è venuto fuori, era presente, e ci ha detto, e lui ha detto: è un signore anziano, non capisce bene, non ha capito che voi avreste dormito qui, e quindi va detto di sì, quindi mi dispiace, vi devo mandare via. E quindi ci ha mandato via. Tra l'altro è stato gentile, perché noi comunque volevamo pagare almeno una parte di quello che ci aveva chiesto. Ha detto no, quindi siamo stati qualche ora gratis. È la prima volta che ci mandano via da un parcheggio dove paghiamo, cioè allucinante, mai successo prima, mai successo. Molto gentile, non alterato, sì, assolutamente sì, gentile. Ha detto il signore non aveva capito, diciamo c'è stata questa incomprensione. Non mi torna molto, perché io al signore, quello anziano, un po' a gesti, un po' con qualche parola di francese e di inglese, gli ho chiesto a che ora chiudete il cancello, perché non volevo rimanere fuori. E lui mi ha detto: lo chiudiamo alle 10 di sera, e mi ha fatto il cenno con le mani così. Quindi secondo me aveva capito sì, in qualche modo che noi avremmo dormito dentro. Vabbè, non stiamo qui a sindacare, comunque abbiamo ringraziato e salutato. E ora però viene il problema, perché ora sono praticamente... Manca un'ora al tramonto. Ecco, manca un'ora al tramonto e siamo da punta e da capo. Quindi si cerca un altro spot per la notte. Vediamo, perché siamo in una zona tra l'altro abbastanza abitata. Stiamo andando in direzione di Agadir. E dell'oceano. E dell'oceano, vogliamo rivedere l'oceano, ci mancava. Però ecco, non è come in montagna dove c'erano molti spazi per fermarci anche in libera, così al volo. La situazione è un po' più abitata. E io che mi vedevo già con le gambe sotto al tavolino a Vede, mangiare, diceva vai ora mannaggia. doccia, si fa una doccia veloce e poi si cena. Niente. Turù! Niente da fare. Vabbè, e anche questo è il bello del viaggiare. Oh, capita. Però è la prima volta davvero ci mandano via dal parco. Guarda le capre! Sì, guardate nel frattempo le capre sull'albero dell'Argan, guardate, sono fantastiche. Perché non ve l'abbiamo detto, ma siamo entrati nuovamente nella riserva della biosfera dell'albero dell'Argania, quello appunto che produce poi le nocciole per l'Argan. C'era questa scena al volo. L'ho vista così al volo. Le capre sono fantastiche. Quindi niente, Chuck si gira alla seconda e vediamo cosa troveremo. Stiamo arrivando al campeggio, ragazzi. Siamo fusi. Sei più fuso o hai più fame? Tutte e due. Comunque tanta fame. Alla fine abbiamo scelto per un campeggio perché qui ci sono poche opzioni e poi è un bel campeggio, dai. Più avanti. Questo perché a fianco c'è l'hotel. È là, è là.
Eccolo là. Qui c'è l'hotel e questo qui dovrebbe essere l'ingresso del camping. Ora vi dico anche come si chiama, che non me lo ricordo. Si chiama questo qui, Gite Sus. Gite Sus. Questo. Esatto. Arrivati. Now that I see what is hiding underneath my skin, and I'm Ciao. always sorry.